Ciao a tutti, Boia Faust e bentornati al contenuto settimanale. Oggi trattiamo un tema che è legato allo studiare qua in Finlandia. Come già vi avevo detto, io sono uno studente di master qua in una delle università a Helsinki, ma nel 2013 mi trasferì per la prima volta proprio per l'università. E proprio quando venni per la prima volta come studente, una delle cose che più mi impressionò qui della Finlandia fu il sistema sanitario dedicato proprio agli studenti, perché era una cosa che noi da studenti italiani, insomma, non abbiamo, comunque funziona molto diversamente. Se sei uno studente universitario in Finlandia, infatti, con circa 70 euro all'anno, hai tantissime cose. Franz, cosa copre la sanità studentesca? Quasi tutto. E cos'è che non copre? L'inverno. Hai accesso a medici, infermieri, psicologi e perfino i dentisti. In Italia probabilmente anche per numero una cosa del genere sarebbe difficile da immaginare. Ma ciancio alle bande, adesso inizio a spiegarvi come funziona questo sistema qui in Finlandia e poi vi dico anche qual è la mia esperienza diretta. Allora, cominciamo col dire che questo sistema sanitario per gli studenti è gestito da YTHS. Adesso ve lo dico in finlandese. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. E anche lo scioglilingua finlandese per oggi l'ho fatto. Hai mai avuto bisogno dello psicologo? Sì. E poi? Ha avuto bisogno poi anche lui. Però questo servizio è a disposizione di tutti gli studenti a prescindere? No. Studenti delle Università of Applied Sciences, dell'università normale, quindi diciamo per esempio l'Università di Helsinki, l'Università di Tampere e così via, ma non è disponibile o comunque non include studenti Erasmus. Quindi se venite in Finlandia per un Erasmus, questo non fa parte dei benefit che ottenete. Non per le Open University, quindi quando non si è diciamo stati effettivamente presi all'università, ma comunque si frequentano dei corsi tramite questa categoria di Open University, università aperta. E niente studenti di dottorato, quindi PhD, solamente studenti di bachelor e di master. Lo scopo è ovviamente mantenere gli studenti finlandesi in salute e in grado di completare gli studi, e detto tra noi anche di completarli alla svelta, perché prima gli studenti si laureano, più soldi le istituzioni prendono. Sei mai stato felice? Sì. Quando? Mi avevano dato l'anestesia. Quanto costa questo sistema, questo benefit? 35,35 centesimi a semestre o altrimenti 70,70 all'anno. Quindi 35 per 6 mesi o 70 per 12 mesi. Il pagamento viene fatto alla società, all'organizzazione, per meglio dire, Kela, che è quella che gestisce un pochettino tutti i sussidi statali. Nessuno verrà a dirti tu devi pagare questa cosa qua, te lo ricorderanno con un paio di quelli che vengono chiamati reminder, quindi ti mandano un paio di notifiche così, ma poi sta a te pagarlo, quindi tocca a te poi ricordarti di pagarlo praticamente. Diciamo che è un po' l'idea che si aspettano che tu sia adulto e che sappia badare a te stesso. Ovviamente se non lo paghi in tempo ti danno la possibilità di farlo successivamente con una piccola mora. Tra l'altro oggi parlo del sistema sanitario per gli studenti perché il sistema sanitario generale in Finlandia già l'avevo trattato in un video precedente con il mio amico medico Simone che esercita proprio qui in Finlandia, e se non l'avete visto per qualche motivo ve lo lascio qua sopra e mi raccomando andatelo a vedere perché quello era veramente un gran contenuto, me lo dico da solo. Ma adesso veniamo alla parte più importante e più interessante anche. Cos'è incluso in questo? Va bene, sì, sistema sanitario. Vediamo un po' di cose che effettivamente sono incluse a livello di servizi. Medico di base, visite generali, controlli, prescrizioni mediche, quindi le ricette per i farmaci, esami di laboratorio, salute mentale e dentista. L'aspetto della salute mentale è appunto un aspetto su cui la Finlandia investe davvero tantissimo. Qui fanno moltissima prevenzione. Oh, anch'io. In che senso? Facile, evito la gente. Infatti in questo servizio, nel servizio sono inclusi colloqui iniziali, supporto psicologico, gruppi terapeutici, incontri con infermieri specializzati, valutazioni psicologiche e anche terapie brevi quando necessarie. E onestamente, da studente, sapere di avere a disposizione in caso un supporto psicologico è davvero tanta roba, eh. Com'è andata dallo psicologo? Male. Perché? Mi ha fatto parlare. Anche il dentista è incluso e questa è la parte più sorprendente per uno studente. E infatti è la cosa che più mi ha sorpreso di tutti i servizi disponibili.
Io stesso ho usufruito di questo servizio quando mi sono dovuto far cavare il dente del giudizio, perché mi dava fastidio, sono andato a farmi vedere, me l'hanno cavato e ho pagato perché si paga questa fee, quindi questa diciamo tassa annuale e questo è incluso. Ma oltre a quello si può anche andare dal dentista per dei controlli diciamo di routine, la parte di igiene, diciamo le cure comunque odontoiatriche di base oppure i trattamenti necessari. Insomma c'è comunque un po' di tutto dei servizi di base. Come stai? Standard. E cosa significa? Finlandese. Ma adesso vi dico anche come si prenota, perché è tutto bello, però chissà che burdel che sarà a prenotare una visita. Come fai? Come fai? Allora, ci sono essenzialmente due modi. Il primo è tramite una app, che è quella appunto l'app dell'organizzazione. L'altra è telefono, si può chiamare direttamente, c'è una sorta di numero verde, dove potrai parlare direttamente del tuo problema. Se decidi di utilizzare l'app, ti verrà chiesto di praticamente compilare un modulo. Sapete che ai finlandesi i moduli gli piacciono per qualsiasi roba. Anche qua c'è il modulo da compilare, dove fai una sorta di anamnesi da per te. La fase successiva è la valutazione di questo problema in base alle cose che hai detto a voce oppure scritto nel formulario, diciamo, nel modulo, da parte di una infermiera che è abilitata appunto a fare questo tipo di valutazione. Dopo che l'infermiera ha valutato quello che è il tuo problema, si decide di prenotare un appuntamento che può essere faccia a faccia, quindi di presenza, o anche online. Ad esempio io sono andato settimana scorsa perché avevo una ferita, dovevo ovviamente farmela valutare di persona, quindi sono andato di persona a farmela valutare. Allora diciamo che compili sto modulo, l'infermiera ti dice, come ha detto a me, ok, devi farti vedere la mano e quindi devi venire in clinica. Perfetto, c'è una clinica in uno dei quartieri centrali di Helsinki. Ti dice l'orario, solitamente te la prenotano entro l'ora o comunque ti chiedono, quindi tu sei già pronto per andare, non è che devi prenotarla per dire tra una settimana o altro. In molti casi il giorno stesso, ma non solo il giorno stesso, se chiami alle 10 del mattino, alle 11 è la visita praticamente. Vai lì, non c'è più bisogno di fare il check-in all'ingresso della struttura, c'è un tabellone luminoso con tutto l'elenco dei medici. In base al medico che ti è stato assegnato dall'infermiera durante la valutazione, tu andrai al piano e alla stanza ad aspettare fuori di venire chiamato dal medico. Poi entri dal medico, ti fai tutta la tua cosa, nel caso siano necessarie delle prescrizioni di farmaci, ti fa la prescrizione digitale e tu poi vai in farmacia semplicemente con la card della previdenza sociale finlandese, praticamente acquisti direttamente il tuo farmaco. Facilissimo. Ma quanto dura una visita? 3 minuti. Ma come? Così poco? Eravamo entrambi d'accordo. Allora, abbiamo parlato di tutti i servizi che sono inclusi in questa copertura sanitaria per gli studenti e a chi è rivolta. Però bisogna fare una piccola distinzione per evitare ogni tipo di equivoco. Che cos'è che non copre? Allora, questa sanità per gli studenti non va a rimpiazzare la sanità ordinaria. Infatti, se hai un incidente, un'emergenza, necessità di un ricovero ospedaliero, questo rientra nel sistema sanitario nazionale. Quindi non va a sostituire quello che è il sistema sanitario pubblico. E io sono italiano. Per esempio, se ti rompi una gamba andando a sciare in Lapponia, non vai al sistema sanitario studentesco, vai al pronto soccorso dell'ospedale o della clinica di riferimento territoriale. Cosa hai detto al medico? Niente. E lui? Ha capito. Allora, io sono stato studente universitario sia in Italia che in Finlandia. Quali sono le differenze macro, diciamo? Allora, in Finlandia c'è un contributo annuale fisso che varia di pochi centesimi da anno a anno. Quest'anno è 70,70, che copre 12 mesi. Un sistema che è interamente dedicato agli studenti, molti servizi di psicologo e dentista inclusi come servizio in questa copertura sanitaria per lo studente. In Italia, medico del Servizio Sanitario Nazionale, organizzazione diversa da regione a regione e anche un po' di più, le classiche ASL praticamente, accesso psicologico e odontoiatrico con una procedura un po' più complessa, comunque diversa da questa, non è centralizzata. Allora, per concludere, questo è solamente uno degli aspetti dei benefit, dei sussidi che vengono dati agli studenti. Poi ci sono ancora tutti gli sconti e le altre cose.
ve ne parlerò in contenuti separati. Questo qua meritava una cosa a sé perché è un sistema abbastanza unico. Io ad esempio l'ho conosciuto solamente qua, non avevo idea che funzionasse così. E devo dire che è anche uno dei servizi più intelligenti che io abbia visto, perché effettivamente eviti di fare la coda all'ospedale, il Terveus Asema di riferimento, quindi vai direttamente nella clinica che è apposta per gli studenti, quindi lì ci sono solamente studenti che vanno. Spero che vi sia interessato questo contenuto, ne farò altri sulla vita da studente. Nel frattempo ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e ve lo farò da La Careglia.